Buongiorno, buongiorno, giornata nebbiosa, nebbiosissima, però non molto fredda, devo essere sincero, meno, cioè calda come ieri, però molta umidità, quindi meglio stare un filino coperti perché qua il mal di gola imperversa ancora. Quest'anno ragazzi è lunghissima da portare fuori sta cosa. Ho tirato fuori il cappellino scozzese per l'occasione. Ed eccoci. Buona giornata a voi tutti. Siamo il secondo giorno dell'anno. Allora avete cominciato con i vostri propositi. Resto qua in zona perché aspetto un corriere, aspetto un pacco importante. Tra altre cose in contrassegno, per cui devo aspettare per pagare. Quindi faccio un giro brevissimo questa mattina. Allora, molti mi hanno chiesto del catechon. Il catechon in realtà, da quello che viene descritto biblicamente nei Vangeli, è la forza che trattiene, la forza che si oppone all'anticristo, ed è una forza, o è un uomo. Come vi dicevo, una fazione di cattolici pensa che il catechon fosse stato perché ai noi è venuto a mancare proprio il 31/12 Benedetto XVI, e quindi nei prossimi tempi ci sarà l'esplua dell'iniquo, no? Dell'anticristo. In realtà, come tutte le cose, è un po' più complessa la cosa del catechon, perché ci siamo anche noi, ci sono i fedeli, ci sono i cristiani in generale, che comunque possono fare da forza trattenente. È vero che un perno così importante come poteva essere Benedetto XVI, che ha spesso messo l'out-out alla Chiesa nei confronti di alcuni dogmi, di alcune cose di cui lui era profondamente conoscente, a differenza di molti altri nella Chiesa. Vi ricordo che oltre che essere morto un papa, è morto un grande teologo, il più grande teologo vivente, il teologo che ha guidato tutti i cambiamenti che ha portato Giovanni Paolo II, in quanto era il suo consigliere di fiducia. E quindi molto importante questa mancanza. Vedremo se ci sarà qualcuno all'altezza per rimpiazzarlo nella Chiesa cattolica e comunque anche per i cristiani non cattolici, perché che se ne dica era un punto di riferimento per l'intera cristianità, e questo non c'è dubbio. C'è un tempo da Sherlock Holmes stamattina, guardate, so di essere in Inghilterra. La nebbia agli alti colli sale, qua invece proprio scende sul lago, e nonostante la pioggia però abbiamo sempre tutta sta spiaggia. Non riesco a capire se hanno lasciato aperto le dighe alla fine del lago sul Mincio oppure, però c'è un bel via vai di auto stamattina, un bel via vai di auto. Ecco qua, guardate, potremmo essere in un porto inglese, irlandese. Ah, che lavoro, che lavoro. Dicevamo del catechon. È una faccenda molto complessa, come tutte le cose, non semplice né da capire né da far capire, perché la forza che trattiene è una cosa di cui ci parla San Giovanni, così pare, perché la seconda lettera ai Tessalonicesi
e quindi oggi col naso più libero non sono più tessalo-cinesi, tessalo-nicesi, è ancora oggi conflitto di discussione tra biblisti e teologi. La paternità certa non è per tanti versi ancora sicura, però lì è tenuta perché comunque è ritenuta una lettera molto molto importante. Ne parleremo sicuramente, ne parleremo magari anche in un Google Meet, ne parleremo nei prossimi video, di cui oggi inizierò a proporvi qualcosa. Tutto sta nel tempo di questa mattina che avrò a disposizione per portarvi alcune nuove cose. Per il momento vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, inizieremo anche a vedere un po' di cose nuove qua sul Pirata e quindi continuate a seguirmi, mi raccomando, con questo nuovo anno. Un abbraccio, un caro saluto a tutti, ciao da Ermanno, ciao!